a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. In questo video tutorial vedremo come realizzare questo spiritoso calzino. Visto il precedente tutorial del calzino dolcicoccole, ho pensato di creare un altro modello di costruzione analoga, quindi si partirà sempre creando la punta e poi inserendo un motivo di punto fantasia diverso, questa volta a ventagli, quindi un motivo di punto fantasia più pieno. Nel precedente avevamo utilizzato un punto fantasia che dava una traforatura e questa volta invece andiamo a riempire il nostro calzino con questo motivo a ventagli. Ed è molto semplice da realizzare, quindi sulla base della costruzione dell'altro calzino, che appunto prevedeva l'inizio della costruzione dalla punta e poi sviluppando il dorso del piede con un motivo appunto fantasia e la suola. Solo successivamente, quando avremo costruita la nostra prima parte, la punta e il piede con la suola, andremo a creare il nostro tallone, creando una catenella e poi sviluppando delle diminuzioni fino a completare la parte diciamo più esterna del tallone. Solo successivamente andremo a riprendere la caviglia e ad alzarci un pochino per completare la nostra calzina, che io ho fatto corta, però insomma si può anche allungare. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo bisogno di un filato lavorabile con uncinetto del numero 3, 3,5, quindi un filato abbastanza sottile. Potrà essere utilizzato un filato adatto per calzini, quindi in lana con una percentuale anche poca percentuale anche di acrilico, oppure io in questo caso ho utilizzato un filato di 100% alpaca in questo colore verde salvia molto bello e che ho contrastato con un filato di color panna sempre in alpaca. Poi vi serviranno come sempre dei marker, un ago da lana per nascondere le codine, delle forbici, 1 metro per prendere le misure e poi per la realizzazione del calzino io ho utilizzato l'uncinetto del numero 2, quindi un uncinetto molto più piccolo rispetto a quello consigliato per l'utilizzo del filato, perché dobbiamo appunto rendere la lavorazione compatta affinché nell'indosso poi il calzino non vada a cedere e non si sformi. Addirittura, se vorrete, per la parte della caviglia, che poi è quella che va a restringere, potrete lavorare completando appunto finito il tallone con l'uncinetto anche del numero 1,5 se non vi dà appunto noia lavorare con un uncinetto di mezzo numero più piccolo. Ed ora andiamo subito a partire con la realizzazione del nostro progetto. Io appunto l'ho sviluppato realizzando una taglia che va da una vestibilità dal 35 al 37. Per le taglie più grandi basterà sviluppare un paio di giri di aumenti in più sulla punta, magari un motivo in più di ventagli 1 o 2 a seconda della lunghezza del vostro piede e poi una catenella per appunto montare una catenella laddove dobbiamo sviluppare il tallone leggermente più grande rispetto a quella che ho montato io, facendo i calcoli che comunque il punto poi fantasia di lavorazione si sviluppa su un multiplo di 6 e quindi potrete fare appunto le valutazioni facendo i vostri conteggi eventualmente per le taglie più grandi. Non dimenticatevi di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, aiuterete a far crescere ancora di più il mio canale. Vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram, sulla mia pagina Facebook e sul mio gruppo Facebook, dove potrete sempre postare con piacere i vostri lavori, i lavori del filo rosso realizzati. Sotto in descrizione al video trovate i link di riferimento. L'inizio della lavorazione del calzino è tale e quale quella che abbiamo visto per dolcicoccole, quindi con l'uncinetto del numero 2 e il nostro filato facciamo il nostro anello magico, quindi creiamo appunto il nostro anello e facciamo la prima asola di lavoro in questo modo, quindi una catenella
rientriamo nel cerchio e una maglia bassa e lavoriamo in totale dentro al nostro anello 7 maglie basse che poi andiamo a chiudere in tondo in cerchio con una maglia bassissima. Lavorate le 7 maglie, andiamo a prendere la nostra codina di inizio giro e con delicatezza andiamo ad avvicinarle e ovviamente appunto i punti di lavorazione sono molto piccoli, il filato peloso, quindi dobbiamo prestare bene attenzione a dove lavoriamo le nostre maglie. Chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella di lavoro. Quindi con una maglia bassissima chiudiamo, ci alziamo con una catenella, rientriamo all'interno dello stesso punto di base ed effettuiamo subito una maglia bassa e all'interno sempre dello stesso punto un'altra maglia bassa, quindi abbiamo effettuato l'aumento. Posizioniamo il nostro marker di inizio giro nella prima catenella e su ogni maglia di base sottostante lavoriamo 2 maglie basse. Quindi il nostro primo giro da 7 maglie sarà un giro che diventerà di 14 maglie perché andiamo a raddoppiare, quindi 2 maglie basse all'interno dello stesso punto di base. Quindi se questa è la mia maglia, ne andiamo a lavorare una e 2. Nel punto successivo una e 2 all'interno dello stesso punto di base. Lavorate le mie 14 maglie, vedete, chiudo il mio giro, tolgo il marker che è posizionato nella prima maglia del giro e lo chiudo con una maglia bassissima, in questo modo. Mi alzo con una catenella, rientro all'interno dello stesso punto di base ed effettuo una maglia bassa. Posiziono subito il marker perché questa è la prima maglia del giro e poi posiziono il marker sulla settima maglia, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ho posizionato il marker da questa parte. Nella prima maglia del giro effettuo subito un aumento, quindi rientro nello stesso punto di base e effettuo subito un aumento. Poi lavoro le maglie successive fino a che arrivo dove ho posizionato il marker. Ecco qui, nella settima maglia io ho il marker, tolgo il mio marker, scusate, e vado a lavorare un aumento, quindi lavoro la settima maglia e all'interno dello stesso punto di base lavoro il mio aumento. Qui posiziono il mio marker nuovamente. Nella maglia successiva vado a lavorare 2 maglie all'interno dello stesso punto di base, quindi una e 2. Per tutti i giri successivi, quando incontro il marker, nella maglia dove ho posizionato il marker vado a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie all'interno dello stesso punto di base. Nella seconda riposiziono il marker che ho lavorato e nella maglia successiva vado a lavorare 2 maglie all'interno dello stesso punto di base. Quindi dovrò effettuare ad ogni giro questa operazione che abbiamo appena visto. Quindi io in ogni giro andrò ad ottenere 2 aumenti da questo lato e 2 aumenti dall'altro lato della circonferenza, per un totale in ogni giro di 4 aumenti. Questa è l'ultima maglia del giro che io vado a lavorare e qui faccio un aumento, quindi una e 2. Tolgo il mio marker, entro qui dentro, chiudo con una maglia bassissima, catenella per alzare il mio lavoro, rientro, maglia bassa, riposiziono il mio marker e all'interno dello stesso punto di base vado a lavorare nuovamente un aumento.
dopodiché lavoro tutte le mie maglie fino a qui e quando incontro il marker lavoro 2 maglie nella maglia dove è posizionato il marker e 2 maglie nella maglia dove è posizionato la seconda scusate, 2 maglie dove ho posizionato il marker e 2 maglie nella maglia successiva. Concludo il mio giro e finisco con l'aumento. In sostanza, vedete, questo è il secondo giro che ho lavorato di 14 maglie. Questa è la prima maglia del giro. Io vado a lavorare sempre un aumento in questo punto, quindi ad ogni giro andrò a lavorare 2 maglie qui e andrò a lavorare le altre maglie fino alla settima e alla settima maglia qui posizionata io farò il mio aumento e nell'ottava io farò il mio aumento. Continuo a lavorare a maglie basse e nell'ultima maglia qui io vado a lavorare l'aumento, quindi avrò un aumento alla fine del mio giro, un aumento all'inizio del mio giro completo. Il marker nel giro successivo lo posizionerò qui e andrò a fare l'aumento qui in questa maglia e in questa maglia. Il marker poi sarà posizionato qui e l'aumento lo farò in questa maglia e in questa maglia, ok? E dall'altra parte la stessa cosa, avrò l'aumento sempre nella prima maglia del giro, che in questo caso, scusate, è questa, e poi nell'ultima maglia del giro. In totale lavorate per circa 10 giri con gli aumenti, quindi se vado a considerare anche il primo giro e il secondo giro dove avevo le 7 maglie e le 14, io in totale ho lavorato ora una puntina di 12 giri in totale. Vedete, sono arrivata ora a questo punto e ho creato la punta del mio calzino, dove adesso andremo appunto a lavorare la parte del sottopiede a maglie alte e andremo a lavorare con questo motivo di ventaglietti che andiamo ad intersecare con 2 colori. Il motivo di questo ventaglietto è multiplo di 6. In prossimità della chiusura del mio ultimo giro di aumenti vado a chiudere puntando l'uncinetto dove ho il marker e cambiando appunto colore, perché vado a fare il primo giro di ventaglietti con il color panna. Quindi lascio in sospeso dietro il filato del colore verde, prendo il filato del color panna e chiudo con una maglia bassissima l'ultimo giro, in questo modo. Effettuo una catenella per alzarmi, quindi tiro bene le codine che poi vado a fissare, effettuo una catenella per alzarmi e rientro sempre all'interno dello stesso punto di base e faccio una maglia bassa. Tolgo il mio marker che poi vado a riposizionare in questa prima maglia per ricordarmi che è l'inizio del mio giro. Ora vado a lavorare saltando 1-2 maglie di base e nella terza, quindi 1-2-3 maglie di base e nella terza vado a effettuare all'interno dello stesso punto di base 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1-2 maglie di base e nella terza faccio una maglia bassa, quindi vado a realizzare il mio primo ventaglietto. Procedo così nuovamente saltando 1-2 maglie di base e nella terza effettuo 1, 2, 3, 4 e 5, 1-2 maglie di base e nella terza maglia bassa. Mano a mano che andate a lavorare i vostri ventaglietti, nel punto dove vedete andate a chiudere le maglie, quindi qui adesso 1-2 nel terzo
Mi nascondo mi porto avanti il filo di lavorazione verde e me lo passo sotto e in un certo modo, vedete, mi porto avanti la lavorazione. Quindi adesso faccio il ventaglietto 1 2 3, il filo verde lo lascio così e me lo accompagno fino alla fine, perché poi mi servirà appunto riprenderlo per continuare a lavorare con questo filo quando avrò finito di lavorare i miei ventaglietti. Quindi senza andare a tagliare questo filo verde e poi andarlo a riagganciare, me lo porto avanti nascondendolo sotto in questo modo mentre lavoro. Vedete? Quindi 1 2 3 faccio la maglia bassa e nascondo dietro il mio filo, quindi me lo vado a nascondere dietro alla lavorazione. Vedete che dietro non si vede, però appunto lo riporto. Io effettuo 1 2 3 4 e 5 ventaglietti con il color panna, dopodiché taglio anche il mio filo, la codina, e la vado a nascondere e a fissare. I 5 ventaglietti li realizzo anche oltrepassando appunto l'altra riga. Vedete, qui ho iniziato dall'inizio e qui non vi preoccupate, potete oltrepassare naturalmente anche la linea. Per le taglie più grandi, quindi un numero che va oltre il 40, i ventaglietti eventualmente possono appunto anche diventare 6 nella parte superiore, se la circonferenza ovviamente sarà più ampia. Alla fine del ventaglietto, chiuso con la mia maglia bassa, riprendo la mia lavorazione lavorando a maglie alte sulle maglie basse di base disponibili. Questa sarà appunto la suola, quindi la parte sottostante del piede, e vado a lavorare a maglie alte fino alla fine del giro. Ho completato il giro, tutto a maglie alte sulle maglie basse disponibili di base. Questa è la prima maglia del giro di ventaglietti, quella che ho realizzato con il color panna, e dove appunto ho realizzato la prima maglia bassa vado a puntare l'uncinetto e vado a fare una maglia alta, poi sempre nello stesso punto una maglia alta e poi un'altra maglia alta. Praticamente in questo modo, con queste 3 maglie alte, mi sono andata a creare mezzo ventaglio. Quindi diciamo che il mio giro di lavorazione a maglie alte finisce qui, ok? E poi procedo di nuovo con il punto a ventagli, che in questo caso vado a rendere a contrasto con il panna che ho realizzato sotto. Quindi queste 3 maglie alte sono mezzo ventaglio. Salto 1 2 e nella terza maglia centrale delle 5 del ventaglietto realizzo una maglia bassa. Ora procedo alla lavorazione del punto fantasia e faccio 5 maglie alte nella maglia bassa che divide i 2 ventaglietti. Quindi 1 2 3 4 e 5. Creo il mio ventaglio e vado a chiuderlo con una maglia bassa nella maglia centrale del ventaglio successivo, quindi 1 2 nella terza catenella, quindi nella punta del ventaglio successivo, e riprendo la lavorazione. 5 maglie alte, e 5, e poi 1 2 nella terza maglia del ventaglio successivo vado a fare la maglia bassa. Quindi vado a intervallare, appunto a lavorare in modo alternato i miei ventaglietti. Quindi una volta completati 1 2 3 4 5 vado però a concludere il giro del punto fantasia realizzando nella maglia qui bassa della fine del ventaglietto panna le 3 maglie alte, 1 2
e 3, perché in questo modo io vado a chiudere, diciamo, il lato del mio punto fantasia, creando il mio mezzo ventaglio, e da qui successivamente riparto con la lavorazione a maglie alte su maglie alte sottostanti. Quindi se voglio delimitare il mio punto fantasia, 1, 2, le 3 maglie alte, giusto per dare un inizio e una fine del punto fantasia, dopo le 3 maglie alte di questo ventaglietto vado a mettere il mio marker e proseguo a lavorare maglie alte su maglie alte. Ho realizzato tutte le maglie alte della suola del piede e vedete trovo il marker qui che divide con il punto fantasia, e qui ho i 3 ventaglietti del mezzo ventaglio che ho realizzato prima. Effettuo il cambio di colore prima della chiusura a maglie alte, prima della chiusura dell'ultima maglia alta. Vedete, posso togliere il mio marker e quindi tirare le mie codine. Nella prima maglia delle 3 del mezzo ventaglietto, quindi 1, 2, 3, effettuo una maglia bassa, andando a prendere la codina del panna sotto per fissarla, ed anche quella del verde per portarmi avanti il filo del colore. Quindi, sempre tenendo le codine qui dietro basse per andare a prenderle sotto mentre le lavoro, effettuo nella maglia bassa qui di questo ventaglietto, nel punto di separazione dei 2 ventaglietti, effettuo 5 maglie alte, quindi una, e mi nascondo nel mentre le codine, 2, 3, 4 e 5. Questo ventaglietto lo vado a chiudere nella terza, 1, 2, 3, nella terza delle 5 maglie del ventaglietto, quindi in quella centrale, e mentre punto l'uncinetto mi chiudo anche, mi porto avanti le codine dietro, sia del panna per nasconderle che quelle del verde che avanzano, e proseguo in questo modo. Quindi nella maglia bassa successiva di separazione dei 2 ventaglietti vado a lavorare le 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e vado a chiudere il mio ventaglio qui nella terza, 1, 2, 3, quindi al centro del ventaglio successivo, nella terza del gruppo di 5 maglie. Ora proseguo così fino alla fine dove c'è l'alto marchio del punto fantasia, e sostanzialmente d'ora in poi andremo sempre a ripetere questi 2 giri, andremo sempre ad alternare questi 2 giri per creare appunto il contrasto dei colori. E una volta realizzato 1, 2, 3, 4, 5, i miei 5 ventaglietti del color panna, vedete, qui ho il marker che delimita la chiusura, cioè la fine, diciamo, del punto fantasia con il mezzo ventaglio dato dalle 3 maglie alte, e proprio nella terza del gruppo delle 3 maglie alte del mezzo ventaglio vado a chiudere il mio lavoro effettuando una maglia bassa ma prendendo il filo dell'altro colore, quindi 1, 2 nella terza maglia, punto uncinetto, prendo il filato panna e poi cambio, prendo il colore verde e chiudo il mio giro. Tiro bene le mie codine, posso tagliare la codina del colore panna perché nella lavorazione, appunto, andando a incrociare i fili, non lo riprenderei e mi verrebbe troppo grossa passata qui. Preferisco appunto tagliare la codina e ricominciare e tenere sempre invece il filo in verde disponibile. Quindi tolgo il mio marker e vado a lavorare, vedete, queste sono le 3 maglie del mezzo ventaglietto, e riprendo la lavorazione a maglie alte.
Quindi d'ora in poi adesso procedo a lavorare sempre così, alternando nella parte del punto fantasia nel dorso del piede i due colori e nella suola sempre lavorando con il colore verde a maglie alte. Se volete appunto vi tenete il marker per segnare la suddivisione del lavoro del punto fantasia, che in questo caso coincida con la maglia bassa, e riprendete la lavorazione a maglie basse, a maglie alte, scusate, lavorando maglia su maglia. Io ho lavorato il mio calzino eseguendo per la suola 18 giri a maglie alte, quindi da qui, dal primo giro di maglie alte, ho realizzato 18 giri di lavorazione. Vi dico dalla punta quanto misura il mio calzino e siamo a 16 centimetri. Sarà facile appunto farlo su misura perché misurerete voi stesse il calzino sul vostro piede e tutta questa parte dovrà essere lavorata e dovrà rivestire il piede. Ovviamente arrivate a questo punto vi troverete all'inizio del vostro tallone, in prossimità dell'inizio del vostro tallone, e a questo punto dovrete sospendere la lavorazione per procedere come vedremo ora. Dopo 12 giri di lavorazione a maglie alte, quindi lavorando a maglie alte normalmente la suola e il punto fantasia sul davanti, dal 13° giro ho applicato degli aumenti facendo una maglia alta al lato del punto fantasia e un'altra maglia alta al lato dall'altra parte del punto fantasia. Quindi nel giro 13, 14, 15, 16, 17, 18 ad ogni lato qui del punto fantasia, in corrispondenza dell'inizio della prima maglia alta della suola, ho applicato un aumento qui e un aumento qui, come abbiamo visto per il calzino dolcicoccole che abbiamo realizzato assieme nell'altro video tutorial. Ora vediamo come proseguire la lavorazione. Chiudo l'ultimo giro con una maglia bassa in questo caso, in modo da non creare un dislivello con il punto che c'è qui del ventaglietto, e realizzo 35 catenelle. Per le taglie più grandi potete farne anche 37, 38. Vi consiglio di lavorare la catenella e di provare ad indossare il calzino sul vostro piede, perché appunto dovrete uscire con il tallone da questa parte e la catenella dovrà cingere la vostra caviglia, e quindi vi consiglio di lavorare la catenella, di provare a vedere appunto infilando da dentro il piede, facendo passare la catenella dietro la caviglia, simulando appunto la calzata del calzino. Quindi lavoriamo le nostre 35-37 catenelle. Realizzate le mie 35 maglie, mi raccomando di non attorcigliare la catenella ma di tenerla sempre ben dritta ed allineata. Vado a saltare tutta la parte del punto fantasia e vado a collegarmi qui nella prima maglia disponibile lavorata con il punto in verde, quindi qui ho la mia maglia alta e andrò a puntarmi qui nella terza catenella della prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima. Inizio adesso la lavorazione intorno a questa circonferenza, questa della base del piede e poi sopra la catenella, lavorando circolarmente il tallone. Quindi mi alzo con una catenella e vado a lavorare su ogni maglia di base a maglie basse. Magari sulla prima maglia, che è questa, vado a posizionarmi un marker così mi ricordo che è l'inizio del mio giro e il mio angolo. Vedete? Lavoro a maglie basse sulle maglie alte di base disponibili. E quando mi trovo qui nell'angolo, che ho lavorato tutte le maglie alte, lavoro l'ultima maglia alta, posso posizionarmi un marker così per ricordarmi che questo è l'altro angolo del calzino, e sui due marker poi andrò ad effettuare le mie diminuzioni. E nella catenella qui vado a lavorare le 35 maglie basse, quindi su ogni punto della catenella vado a lavorare una maglia bassa.
fino che lavoro tutta la catenella e lavoro all'altro e arrivo all'altro angolo del mio calzino. Ho lavorato tutta la mia circonferenza, vedete, compresa la catenella, e qui ho il mio marker di inizio giro. Effettuo l'ultima maglia bassa del giro e senza chiudere con una maglia bassissima continuo la lavorazione a spirale, quindi punto l'uncinetto nella prima maglia e faccio una maglia bassa, quindi continuo a lavorare senza chiudere con la maglia bassissima e metto a questo punto il marker qui, perché adesso a partire dal prossimo marker e poi dal prossimo giro su questo andiamo a vedere come lavorare le nostre diminuzioni. Quindi continuo con la lavorazione maglia bassa su maglia bassa fino a che arrivo al prossimo marker. La lavorazione di maglie con questo filato è molto piccola, come vedete. Sono quasi arrivata all'angolino dove ho il marker. Ho 2 maglie, 1, 2 e poi nella terza il marker. Vediamo come applicare le mie diminuzioni. Sono tale quale le diminuzioni che abbiamo visto per il tallone dell'altro calzino dolcicoccole. Quindi la maglia bassa successiva, prendo e porto fuori il filo, quindi entro nella maglia e porto fuori il filo, entro nella maglia successiva e porto fuori il filo e qui ho il marker. Faccio una diminuzione. Dove ho il marker punto e lavoro la maglia. Tolgo il marker e lo posiziono qui nella maglia che ho appena lavorato, perché poi sarà la maglia, scusate, qui avevo il marker, lavoro la maglia bassa e posiziono subito il mio marker. Qui ad ogni giro dove ho il marker dovrò sempre lavorare una maglia bassa, così. E adesso vado a lavorare la diminuzione. Quindi nella maglia successiva punto l'uncinetto e lavoro una maglia e porto fuori il filo, punto l'uncinetto e porto fuori il filo una seconda volta e poi con un gettato chiudo tutte e due le asole. Quindi le diminuzioni le effettuo così: una diminuzione prima del marker, lavoro la maglia del marker, una diminuzione dopo il marker e poi riprendo la mia lavorazione a maglie basse. In questo modo. Ho lavorato le mie maglie, qui ho il marker e qui devo lavorare 2 maglie. Vado a lavorare la diminuzione, avrei 2 maglie disponibili, quindi porto fuori il filo in una maglia e porto fuori il filo nella seconda maglia e chiudo. Ho fatto una diminuzione. Qui dove ho il marker lo tolgo e vado a fare la mia maglia nell'angolino, quindi la maglia del marker la lavoro. Vado a riposizionare il mio marker nella maglia che ho appena lavorato e nelle 2 maglie successive applico la diminuzione. Quindi punto l'uncinetto e porto fuori il filo e nella maglia successiva punto l'uncinetto e porto fuori il filo. Diminuzione. Procedo alla lavorazione del giro in questo modo. Lavoro le diminuzioni nel tallone fintanto che non mi resta un'apertura di 10-12 maglie massimo per lato del calzino. Dopodiché, questo è appunto il mio calzino, giro il lavoro dalla parte del rovescio e lo ribalto verso di me. Prendo la mia asola e il filo di lavorazione, quindi taglio una codina e lascio una codina lunga e riprendo la mia asola. Faccio combaciare bene i 2 lati dell'apertura e
tenendo il filo da questa parte, infilo l'uncinetto facendolo passare sotto tutte e due le maglie, vedete, in questo modo, e andando a prendere la maglia rispettiva dall'altra parte, così. Prendo il mio filo, lo passo piano piano e poi chiudo con una maglia bassissima il lavoro. Quindi rivediamo, puntiamo l'uncinetto su una maglia e sull'altra corrispettiva dell'altro lato, passo il filo di lavorazione e chiudo con una maglia bassissima e procedo in questo modo ad effettuare la mia cucitura. Una volta completata la cucitura, tiro il mio filo di lavoro in questo modo e chiudo, e poi passerò la mia codina con l'ago da lana. Vedete che il tallone l'abbiamo completato. Ora andiamo a vedere come lavorare intorno alla parte della caviglia e appunto nella parte del dorso del piede per completare salendo appunto al pezzettino della gamba del calzino. Ora vado a continuare la lavorazione con il punto fantasia. Avevo terminato con il ventaglietto del color panna e quindi mi aggancio ad un angolino del calzino e vado a lavorare, a completare la lavorazione in tondo di questo punto fantasia. Quindi prendo il mio filo, faccio una catenella, filo sull'uncinetto e vado a continuare a riprendere appunto la lavorazione dei ventaglietti. Quindi salto 1 2 3 catenelle ed effettuo le mie 5 maglie alte, come abbiamo visto appunto per la lavorazione del punto fantasia del dorso, è la stessa. Riprendendo la lavorazione dall'angolino del mio calzino, io ho lavorato 1 2 3 4 5 6. Allora il motivo del il punto fantasia è un motivo multiplo di 6, ma se avete qualche maglia in più cercate appunto di andare magari mettendovi dei marker a segnare i punti dei triangolini, cercare di farvi stare comunque questi triangolini all'interno, appunto dietro alla caviglia. Non stiamo a diventare matte appunto a contare se abbiamo un paio di maglie basse, un paio di punti in più o in meno. Cerchiamo appunto di far stare questi 6 ventaglietti, perché appunto è facile nella lavorazione lavorare qualche maglia in più e insomma comunque i punti sono davvero piccolissimi e quindi cerchiamo di far stare questi 6 motivi. Una volta terminato il mio giro di lavorazione, chiudo con una maglia bassissima e mi sposto con delle maglie bassissime al centro del mio ventaglietto panna successivo, qui vedete, e quindi la terza maglia, quella centrale, e in questo momento effettuo anche il cambio di colore. Quindi prendo il filato del color verde, lo passo, tiro bene dietro le mie codine, non vado a tagliare la codina panna perché poi appunto me la passo nel giro di lavoro successivo, perché vado ad alternare i due colori, e inizio a fare la lavorazione del ventaglietto, quindi a lavorare le maglie alte così, prendendo anche la codina del verde e del panna nascondendole sotto. Quindi lavoro le mie 5 maglie alte, perciò 1 2 3 4 e 5. Chiudo con una maglia bassa nella terza maglia della sommità del ventaglietto successivo. Il filo panna a questo punto non lo porto più in giro nella lavorazione, ma lo lascio fisso qui dietro e procedo a lavorare il mio punto ventaglietto come abbiamo visto finora lungo tutta la mia circonferenza, quindi 2 3 4 e 5, e chiudo nella sommità della maglia centrale del ventaglietto successivo. Proseguo la lavorazione
fino alla fine del giro. Una volta che ho concluso il mio giro, vedete, mi porto anche avanti con il filo col filato panna che tengo qui sotto, chiudo con una maglia bassa e vado in questo modo a chiudere con il filato del color verde. Mi tengo il filato color panna a portata di mano qui sotto ed avanzo con delle maglie bassissime al centro del mio archetto, ventaglietto, quindi sempre con il filato del color verde, in questo modo. E quando sono arrivata nella maglia centrale, scusate, ma quando sono arrivata appunto qui al centro del mio ventaglietto, vado a prendere il filato del color panna e vado a chiudere così, e mi posiziono al centro del mio ventaglietto con il filato nuovo. A questo punto faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Mi porto nello step successivo anche il filato del color verde, nascondendolo qui sotto, e proseguo la lavorazione creando il prossimo ventaglietto e quindi facendo le 5 maglie alte. E poi vado appunto a chiudere con una maglia bassa nella sommità del ventaglio successivo. Il filo verde lo posso tenere in sospeso e mettere da parte e proseguire la lavorazione con il filato del color panna. Ora dovrete proseguire da sole alternando appunto i giri di lavorazione alternando i due colori di contrasto. Dal tallone ho lavorato circolarmente per 11 giri, quindi 5 giri con i ventaglietti color panna alternati a 5 giri ai ventaglietti color verde, e l'ultimo giro, all'11°, lo realizzo facendo un bordino decorativo in questo modo. Quindi realizziamo sempre dei ventaglietti, però li realizziamo facendo 5 maglie alte doppie intervallate da una catenella, quindi una maglia alta doppia e una catenella, una maglia alta allungata, vedete, o doppia, e una catenella, una maglia alta allungata e una catenella, in totale ne ho fatte 3, una maglia alta doppia allungata e una catenella, sono 4, una maglia alta doppia allungata, 5. Quindi viene un ventaglietto un pochino più aperto e crea appunto un motivo più decorativo. Quindi alterno queste 5 maglie alte allungate alla catenella di separazione. E alla fine del mio giro termino con una maglia bassissima e chiudo il mio giro come abbiamo fatto. Sempre tiro il mio filo e vado a nascondere la mia codina. Siamo giunti così al termine del nostro video tutorial, dove abbiamo visto come abbinando due colori possiamo creare effetti dinamici e divertenti e creare un calzino veramente molto spiritoso come questo. Qui adesso sta a voi giocare con la vostra fantasia cromatica, abbinando appunto creando appunto un accostamento di due colori vostri preferiti, o anche utilizzando degli avanzi, perché no, di gomitoli, oppure anche giocare inserendo un terzo colore e quindi alternando ogni 3 giri questi ventaglietti con 3 colori diversi, appunto, e dare un pochino di movimento, ancora più movimento a questo calzino.
Io spero appunto che anche questo modello vi sia piaciuto e che possa essere un divertente accessorio da creare per voi stesse o perché no da regalare a Natale o al compleanno ad un'amica. Insomma, poi questo lo deciderete voi e io naturalmente aspetto tutti i vostri calzini realizzati postati nel mio gruppo Facebook. Vi mando un abbraccio e un arrivederci a presto. Ciao!